Avete mai visto Westworld? Quella serie che è praticamente il mondo dei robot 40 anni dopo, la cui prima stagione era un capolavoro totale, la seconda stagione era, ma sì dai carina, la terza stagione era... La quarta stagione non l'ho vista, per cui mi hanno detto che a un certo punto l'hanno cancellata e hanno detto vabbè dai, mo basta. E ha un senso tutto questo. Allora, nella prima stagione succede una cosa che magari passa inosservata, ma io quando la vidi, questo scambio di battute, cioè, mi rimase impresso come dire, cazzo, ma c'hai ragione. Ora, la prima volta che ho sentito parlare del rasoio di Occam è stato nel film Contact. Praticamente è un principio filosofico, diciamo, che dice che se uno considera tutte le soluzioni, la più semplice è quella vera, cioè nel senso, perché è successo questo, per questo, per questo, per questo motivo, di solito è la soluzione più semplice. Che è anche un po' quello che ti dicono del fatto che quando sei veramente novizio in un lavoro fai la cosa più facile, poi cresci e cerchi di generalizzare, sperimentare, incasinare le cose, rendere tutto più ricco, più completo, eccetera, 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 per poi arrivare alla saggezza in cui no, c'è questo problema, risolviamo questo problema e sti cazzi di quello che potrebbe essere nei dintorni, sopra, sotto, dietro e davanti. La soluzione più semplice è quella più corretta. Che io ho sempre preso questa cosa come, vabbè, un principio filosofico, va bene, probabilmente è vero. Però c'è uno scambio di battute nella prima stagione di Westworld che è bellissimo. C'era praticamente Anthony Hopkins che era il gestore di questo parco di divertimenti fatto con dei robot, con intelligenza artificiale, cosa che si svolge 1000 anni nel futuro. Eh, e praticamente in cui c'hanno una sorta di anima questi robot digitale, lasciamo stare, è una cosa un po' strana, vabbè. E c'è il suo ingegnere capo e a un certo punto hanno uno scambio di battute, l'ingegnere capo gli fa, cioè non mi ricordo per quale motivo discutevano, e l'ingegnere capo gli dice guarda però per il rasoio di Occam la soluzione più semplice è quella più corretta. E Anthony Hopkins, sì ma qui non stiamo facendo cose semplici, qui stiamo facendo cose complicatissime, per cui fanculo il rasoio di Occam. Ok? E oggi voglio parlare a me stesso, se questo cazzo di telefono rimane stabile, cosa di cui dubito fortemente, voglio parlarvi del rasoio di Occam della mia vita. Non della mia vita, di Discontent AI, perché mi sento sempre più vicino, sempre più vicino, sempre più vicino alla soluzione finale, ma è come se mi mancasse sempre qualcosa. Adesso il grosso dubbio che ho, dopo che ho ricominciato da zero a riacquisire tutto, il grosso dubbio che ho è... Vabbè, prima ho aggiunto una feature che secondo me è una cosa carina, se riesco a passare, che stasera tra l'altro stamattina devo girare, e sono già in super ritardo. Adesso quando acquisisco le immagini mi segno in due campi la larghezza e l'altezza. Perfetto. Ho deciso di creare un nuovo campo, l'aspect ratio, che appunto fa la divisione tra larghezza e altezza. Perché? Perché voglio anche aggiungere la possibilità di cercare le immagini con un aspect ratio, nel senso indicando quadrato, 16 noni, 9 sedicesimi. E così in modo tale, con una sorta di percentuale, in pratica, se questa percentuale è più o meno il 5%. Per cui se abbiamo un'immagine 1000 per 1000 la trova, ma anche se abbiamo un'immagine 1050 per 1000 la trova. Ok? Diciamo che se è abbastanza quadrato te la trova, che non è una stronzata. Vabbè, questa è una cavolata mia. È un campo che occupa in più, sì, però la realtà è che non possiamo andare a fare una query con dei calcoli matematici. Vorrebbe dire caricarsi tutte le larghezze, tutte le altezze, fare le divisioni e diventa un casino. Non possiamo fare queste cose al database, dobbiamo fare noi con un calcolo anticipato. E vabbè, questo non c'entra un cazzo. Insomma, la cosa che io vedo spesso, cioè spesso, ogni tanto quando faccio delle ricerche per delle immagini o dei video, o degli audio, è che nel 5% dei casi le immagini vengono trovate, cioè il record viene trovato nel database, ma non viene visualizzata l'anteprima o i dati media. È un po' come se questi dati non ci fossero. È un po' come se i dati non venissero riempiti. Ora, per motivi che hanno a che vedere con la mia architettura precedente e che hanno a che vedere col fatto che in questi database sensato aggiungere i record uno per uno, perché ci vuole un sacco di tempo.
In pratica è un po' come se uno dovesse aprire una porta, infilare dentro una cosa e chiudere la porta, poi aprire la porta, infilare dentro una cosa e chiudere la porta. L'idea è che ti prepari un sacco di cose, apri la porta, le infili dentro tutte e le chiudi, perché il gesto di aprire e chiudere la porta occupa un sacco di risorse temporali. Nel caso dell'acquisizione dei file, dei singoli record dei file che occupano relativamente poco spazio, faccio dei batch nell'ordine di 10.000 alla volta. Perché? Perché così è comodo, nel senso è il giusto bilanciamento tra tempi e modi. Nel caso delle immagini, visto che io tendenzialmente, delle immagini dei media, visto che mediamente un media viene acquisito in un secondo, faccio questa apertura e chiusura delle porte ogni 10 secondi e almeno 25 record, ok? Cioè, che significa aprire, infilare dentro le cose, chiudere, salvare, eccetera, eccetera. Però, per come era strutturato il database precedente, che aveva dei grossi problemi di performance, facevo questa cosa. Creavo dei record inizialmente vuoti. Cioè, inizialmente creavo dei media che avevano come unici campi riempiti la URL del file originale, un paio di informazioni di tipo la data di modifica e la dimensione del file, e gli ficcavo dentro l'object ID. Cioè in pratica creavo una sorta di posto vuoto in cui che poi dopo andavo a riempire. Cioè dopo tot posti vuoti andavo a riempire questi record. Ed è una puttanata enorme. Perché così facendo, splittando la creazione del record e il riempimento del record per poi fare il salvataggio, qualcuno di questi se ne perdeva. 1 su 25, 1 su 20, 1 su 25. Forse anche di meno, anche 1 su 100, però il problema è che c'era 1 su 100 che si perdeva. E vaffanculo. E vaffanculo. Sei stato scemo, perché ti sei complicato la vita? Mi sono complicato la vita perché il database precedente aveva dei grossi problemi di performance. Questo database che, come tutte le cose grosse, non ha dei problemi di performance, ma ha dei colli di bottiglia, e comunque ha molti meno problemi di quello precedente. E di conseguenza devo riscrivere questa parte in modo tale che l'acquisizione del media viene fatta esattamente al momento della creazione. Questa cosa mi comporterebbe qualche ora di lavoro, che tra l'altro non ho in questo periodo di tempo, perché sto veramente chiudendo delle cose, su alcune sono anche un po' in ritardo, però è una di quelle cose che riesco a fare lavorandoci con la mano sinistra, quando c'è tra un rendering e l'altro, tra una riunione e l'altra, che tra l'altro ne stiamo facendo veramente troppe di riunioni. Adesso la scelta è andare dritto o andare a destra ma senza fare benzina, andare dritto facendo benzina, andiamo dritti e facciamo benzina. E adesso voglio dirvi che cosa ho escogitato nel frattempo. Come vi ho detto continuamente, e ripeto come vi ho detto, anzi come ti ho detto Alex, io sto parlando a te, non so perché la gente continua ad ascoltare sta roba qui, perché veramente sono delle lucubrazioni folli di un programmatore che con questa applicazione passa veramente per idiota. Sono un idiota, sappiatelo, non sono un bravo programmatore, sono un idiota. Allora, il collo di bottiglia dell'acquisizione dei media è questo. Abbiamo 3 tipi di media per adesso: immagini, video e foto. Tra l'altro nelle immagini in questa versione dovrei riuscire a tirare dentro anche gli Illustrator, che vengono convertiti in immagine, per cui viene caricato il file vettoriale e a quel punto diventa un'immagine e a quel punto viene trattato come tale con tutte le analisi del caso. Cosa succede? Se c'è un'immagine, la prima cosa che faccio è prendere questa immagine, ridimensionarla alla dimensione del thumbnail, in cui il lato maggiore è 200 pixel, per cui un'immagine di 1000 per 500 pixel diventa un'immagine di 200 per 150, 200%, scusatemi, ho già andato le cose, compressa in formato HEIF e poi salvata come thumbnail. Dall'immagine originale però, anzi no, dall'immagine ridimensionata faccio il calcolo dei colori. È una cosa relativamente facile, in pratica l'immagine è ridimensionata, viene ridimensionata a sua volta in un'immagine di 10 x 10 pixel, più o meno, e su ognuno di questi pixel viene fatta un'analisi del colore. L'analisi del colore è, nel senso, di ognuno di questi pixel, qual è il colore nella palette più vicino? La mia palette è composta da 9 colori, bianco, grigio puro e nero, dove grigio puro è esattamente a metà strada tra bianco e nero, poi rosso puro, verde puro e blu puro, che sono i 3 colori RGB primari, e poi ciano, magenta mi sono perso, e viola, ciano, magenta e giallo, scusatemi, perché ciano e giallo si assomigliavano troppo, che sono esattamente, il giallo è a metà strada tra il verde e il rosso, cioè è un colore che ha entrambi le componenti verdi e rossi al massimo, lo stesso dicasi per il ciano, che è verde più blu,
e il magenta che è rosso più blu. Per cui per ognuno di questi 10 pixel, di 10x10 pixel, cerco di capire qual è il colore più assomigliante e me li segno tutti in una sorta di array, per cui ho i colori dominanti dell'immagine. Questa è la prima cosa che faccio. Questa elaborazione prende, ma secondo me, un centesimo di secondo, è relativamente, veramente molto veloce. Seconda elaborazione, invece, sull'immagine originale, l'estrazione dei contenuti con l'intelligenza artificiale, con la classificazione dell'immagine. Questa cosa prende 8 centesimi di secondo, voto per pieno. Poi, altra elaborazione, cercare di capire se è dentro un primo piano, mezza figura, campo lungo. Anche questo c'è l'ordine di grandezza di qualche centesimo di secondo. Poi, a priori invece faccio un'analisi dei dati, nel senso in modo tale da capire se nei dati EXIF c'è la data di scatto, che se l'immagine è stata elaborata non è la data di creazione, è la data di modifica. Comunque tutti questi 3 dati vengono salvate. Trovare se nei dati EXIF ci sono i dati di latitudine e longitudine, in modo tale da avere le coordinate della location. Sulle coordinate della location faccio una ricerca che mi dà l'indirizzo utilizzando i server di Apple, per cui si do le coordinate in questo momento mi dice Settimo Milanese e anche la via, per dire, cioè a casa mia è abbastanza preciso. E poi fill color, fill subject, tutte queste cose vengono salvate nei vari metadati e poi via. L'acquisizione di un'immagine comporta 10, 12, 15 centesimi di secondo. La lettura dell'immagine, se è una JPEG, è un centesimo di secondo. Se è un PSD, a seconda della dimensione, se è un DNG può prendere anche 2 secondi, che non sono pochi, però adesso faccio benzina. Cioè, uno fa sta strada del cazzo per fare benzina e ovviamente il distributore del GPL è chiuso. Vaffanculo tua sorella, quella bottanissima. Allora, torniamo a adesso mi si è allungata la strada. Ma dove mi fai andare tu? Mi fa fare una strada di merda, fanculo. Vabbè. Nel caso del video, faccio questa cosa qua. Nel video prendo un fotogramma che uso come fotogramma poster. Di solito è un fotogramma che si trova, se il video dura 10 secondi, tipo a 1 o 2 secondi dall'inizio, che è di sotto il fotogramma più chiave. Prendo questo fotogramma e faccio tutte le analisi che facevo per le immagini. Poi prendo un segmento del video e faccio la preview. Di solito la preview è nei primi 10 secondi di video, 5 fotogrammi al secondo più o meno, ha una risoluzione tipo 1/10 di quella originale, con un lato massimo tipo 192, per cui per mantenere i dati stretti. Se il dato di partenza è un dato audio, faccio questa cosa qua. Prendo tutto l'audio, lo passo a un sistema che mi sono fatto che crea la waveform. La waveform praticamente prende tutti i campioni dell'audio originale, li downsambla in modo tale da averne 1024 esattamente, 1024 campioni downsampla a 8 bit in modo tale da avere un K, esattamente un kilobyte di informazioni, di un array di 1024 valori a 8 bit, cioè a un byte, per cui un kilobyte. Questo viene utilizzato per fare la forma d'onda che viene utilizzata come preview, come thumbnail. Poi, sempre dell'audio, viene preso una certa dimensione, tipo i primi 20 secondi, messi in mono a 8 kHz se non sbaglio, e compressi in AAC per fare la preview. E per l'audio vengono presi però o tutto il file audio, o i primi minuti o i primi 30 secondi, io di default metto i primi 30 secondi, che vengono ancora una volta compressi eccetera eccetera, in modo tale da avere no scusate, non vengono compresse, o il primo minuto o i primi 30 secondi, e vengono passati all'intelligenza artificiale per fare l'analisi del genere musicale e l'analisi se uno l'attiva degli strumenti musicali. Me la sconsiglio perché è veramente lunga. Quanto impiega nel complesso fare tutta sta roba qua per l'audio? 2-3 secondi a seconda della durata. Ovviamente più l'audio è lungo, più ci mette a tirare dentro i campioni e fare il downsampling per fare la forma d'onda. Se un video ha anche la traccia audio, faccio tutte le robe dell'audio, ok? In modo tale da avere l'analisi anche del genere musicale, degli strumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Capite che sono tante cose. Se l'analisi di un audio ci impiega 2-3 secondi, 2 secondi mediamente, quello di un video prende anche 3 secondi, ok? Nel caso di gente che fa il mio mestiere, ovviamente ha tanti video, per cui l'acquisizione di un hard disk è un po' più lunga, diciamo che mediamente per me
è 1,5 secondi per acquisire un media. Sa basta tantissimo se ci sono tante foto, se uno ha un sacco di foto archiviate e non ha tanti video, ovviamente ci mette molto. Però sono tutte cose che impiegano del tempo. Significa che dal momento in cui, ok, dobbiamo analizzare sto media, lo carichiamo, facciamo tutte le nostre analisi, ovviamente del video e dell'audio viene anche fatta un'analisi molto, molto più approfondita per avere il codec video, il codec audio, il data rate e tutte queste cose, il time code start, che sono sempre cose, informazioni che fa sempre comodo avere. Dicevo, l'acquisizione di queste, dove vuoi andare? Di queste cose comporta tempo. Io inizialmente mi ero sviluppato un sistema per cui cercavo di parallelizzare. Una volta che avevo fatto l'acquisizione dell'immagine e avevo fatto il ridimensionamento, a questo punto facevo una sorta di split e facevo un'elaborazione per fare l'intelligenza artificiale per il soggetto, un'altra per l'intelligenza artificiale per il tipo di inquadratura, un'altra per i colori, mentre per il video una volta che faccio l'acquisizione del poster frame, faccio partire tutte le analisi sottostanti, cercando di parallelizzarle quanto più possibile. Parallelizzandole in questo modo, nel senso la creazione della preview del video è quella che impiega più tempo, però intanto che faccio la preview per il video, utilizzando FFmpeg, faccio l'analisi del contenuto della fotografia, che notare lo faccio su una fotografia sola invece di farlo su N. Però vabbè, per adesso va bene così, poi magari farò tipo 5 fotografie, 5 fotogrammi a intervalli regolari nel video, in modo tale da avere una maggiore, un maggiore livello di accuratezza, perché se magari se uno inizia un video inquadrando una cosa, poi finisce il video inquadrando un'altra, e magari uno fa solo l'analisi della prima parte, però vabbè. Quello a cui ho pensato è che, ripeto, mediamente, guardando l'elaborazione di Discontent AI, facendo l'analisi con il visore dei processi, la CPU occupata da Discontent AI è il 178%. Mi viene in mente il 175%. Che su un computer con 8 più 2 core come il mio, significa che c'è spazio per migliorare, però diciamo che ci sono un sacco di colli di bottiglia. Allora mi sono detto, perché non cambiare l'approccio? Cambiamo l'approccio e facciamo sì che ogni singola operazione, invece di parallelizzarle, queste cose qui, l'analisi dei colori, dal punto di vista della fotografia, del contenuto, eccetera, eccetera, vengono tutte fatte in seguito, ok? Questo significherebbe allungare, però possiamo parallelizzare. Praticamente la mia idea è, mi sono scritto una struttura, ma non ho ancora provato, testato a funzionarla, che gli dici, ok, questo è un certo ID, un certo treno di ID, che sono generalizzati, rallentamento più avanti, e mo me lo dici, coglione, pirla, ora che mi ha fatto fare sta strada, pirla, adesso le scopri le cose. Praticamente, e dato un numero massimo di thread disponibili, che di solito è il numero massimo di core nella CPU meno una, perché se no ti vai a tappo, praticamente ti metto a disposizione una sorta di cestino, e questo cestino è tutti i file che devo acquisire, e questo sistema praticamente va a prendersi ogni volta un file e fa la sua elaborazione. Se ho thread liberi ne prendo ancora, fin quando non vado a tappo. A questo punto non faccio più niente e aspetto che il primo thread finisca. Se il primo thread finisce, ok, il file originale viene tolto e ne vado a fare un altro, fino a quando non esaurisco tutto questo coso, e quando è esaurito vado a chiamare una chiamata di callback finale. È molto ambiziosa come cosa, però a questo punto è interessante, perché a questo punto ogni processo vive di vita propria, e il grosso del tempo di elaborazione, che fa ridere sta cosa qua, va bene, nei file audio trovare il genere, però per tutte le altre elaborazioni il grosso punto di collo di bottiglia è, per alcune fotografie, è proprio il caricamento della fotografia, perché il DNG di Adobe è molto compresso, nonostante sia un formato pensato per essere universale, è comunque molto compresso. Poi c'è la creazione della preview. La creazione della preview sia nel video che nell'audio, o nell'audio la creazione della thumbnail con tutti i campioni. Ecco, però sono processi che, dato che non utilizzano il Neural Engine e sono processi monothreaded, cioè possono essere veramente parallelizzati. E in questo modo non so quanto ci potrebbe impiegare a elaborare qualcosa. Sono veramente, non so, veramente non so. Però ho l'idea che questa roba potrebbe perlomeno dimezzare i tempi di acquisizione, che se per fare un hard disk invece di metterci 8 ore ce ne metti 4,
comincia a diventare interessante come cosa. Qual è il vostro problema? Ma soprattutto cosa state facendo? Per cui mi sono detto, già che siamo qui a riscrivere questa cosa qui, facciamola con questo sistema. E questo mi comporterà, secondo me, un paio di giorni di lavoro. Però, e lo so che l'imprenditore che in voi dite, ma stai continuando a rotolarti per fare una cosa, vuoi finirla sta cosa? Certo che voglio finirla, avrei voluto finirla 6 mesi fa, però a questo punto, visto che quest'anno è andato abbastanza perduto, non credo che uscirà questa applicazione prima della fine dell'anno, sarebbe bellissimo, facciamo una cosa figa, facciamo una cosa potente, aggiungiamoci tutte queste informazioni. Stop pubblicitario. Se ci penso bene, ho imparato veramente tante cose facendo quest'app. Ho imparato tante cose della gestione dei progetti e un sacco Ho migliorato molte infrastrutture che già avevo. Dato che questa è la prima vera applicazione che fa un pesante uso di parallelizzazione, sia in lettura che scrittura di dati, ho reso molto più safe, molto più sicuri gli strumenti che già usavo prima per gestire codi, accessi, eccetera, eccetera, eccetera. E invece di lasciar fare tutto questo al sistema operativo con la programmazione concorrente strutturata, che quando è veramente sovracaricata di accessi, stiamo parlando di migliaia di accessi concorrenti per dire, va un pochettino alle cozze, nel senso ho imparato a gestirmela io in maniera molto abbastanza safe, diciamo. Tutto è migliorabile, ovviamente sì, però sto iniziando a vedere una certa luce alla fine. No, mi piacerebbe dirvelo, in realtà sono molto demoralizzato e questa mia continua ossessione nel miglioramento delle performance non so dove sta andando, non so dove mi sta portando. Non so se mi sta portando a produrre un prodotto, sicuramente un prodotto migliore, però non mi sta portando a produrre un prodotto più vendibile. Però dato che il supporto clienti è una di quelle cose che comporta maggior stress emotivo e anche di time, di tempo per concentrarsi, ecco, cercare di fare un'applicazione che sia quanto più blindata possibile è l'ideale. E dato che io sono il cliente zero, cioè quello che si sta sbattendo sempre di più e sta portando questa applicazione verso i suoi limiti, cioè ogni volta che trovo un edge case e lo risolvo, è un edge case in meno che devo risolvere quando l'applicazione sarà stata lanciata. Ora, sarà interessante capire come l'intelligenza artificiale chiamerà questa puntata. Probabilmente lo chiamerà, se lo chiamasse Rasoio di Occam sarebbe una cosa figa, ma credo che già abbia creato una puntata che si chiama Rasoio di Occam qualche altra volta. Non lo so. Da dove arriva questa ambulanza? Da dietro o da davanti? Che è fondamentale, perché se da dietro bisogna lavorarci, se arriva da davanti è un altro conto. Direi che arriva dal lato. La sento. No, e dopo arriva da dietro. Vediamo se riusciamo a spostarci tutti. Vedi, quando passa un'ambulanza e ti sposti ti senti sempre una brava persona. È vero? Ok, abbiamo fatto la nostra buona azione quotidiana. Andiamo a lavorare. Devo essere sincero, su questa applicazione già è un periodo storico in cui l'autostima non è che viaggi a livelli elevatissimi. E con questa applicazione, con la grossa failure di questa applicazione, che poi magari diventa un capolavoro e ne vendiamo un sacco, diciamo che spero che tutto quello che ho imparato e che ho capito di sbagliato, che ho fatto di sbagliato, lo possa mettere nel prossimo progetto in modo tale che non dico che non faccia gli stessi errori, ma ne faccia un po' di meno e possa arrivare a un punto in cui sono un pochettino più lineare e non consideri queste cose come un vero e proprio parto, perché parto di 7 gemelli. Ora, perché mi vuoi far andare dritto se andando a destra ci metto di meno? Cos'è? 16 minuti invece che 18. Dai che abbiamo recuperato un po' del ritardo. Va bene. Spero che questa puntata non sia stata troppo deprimente per voi, per me lo è stata moltissimo, nonostante oggi doveva essere un giorno di festa, perché oggi sono 2 anni che è nato il mio ciotolo e sono molto contento. Stamattina era tutto contento di suo, non credo che sia ancora cosciente. Sì, tutti gli fanno gli auguri, io, mia moglie, il cane, gli facciamo gli auguri, però
Boh, forse semplicemente ha dormito. Che altro aggiungere? Se avete visto sta roba in video, mi spiace, mettete like, scrivete un commento, veramente fate quello che vi sentite di fare. Se avete visto questa... Ah, però andando dritto sono 14 minuti, andiamo dritti allora. Se avete sentito questa cosa in audio, siete invitati a mettere un like, a iscrivervi al canale, siete invitati a condividere questa cosa, però mi rendo conto che è una puntata veramente poco condivisibile perché parlo di cose di cui probabilmente a voi non frega un cazzo, che molti di voi probabilmente non hanno capito, anche se mi piacerebbe essere una di quelle persone che sa spiegare dei concetti nonostante la mancanza di background comune nell'interlocutore, però non lo so. Però avete sentito anche appunto il mio stato d'animo che è veramente, 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 veramente gnè. Però in un mondo in cui tutti vi fanno dei contenuti in cui vi dicono che hanno vinto, che hanno capito tutto, che hanno risolto dei problemi, che sono il massimo del massimo, in un mondo in cui di gente che passa la vita a volersi vendere, trovare uno stronzo, cioè io, che non vuole vendere se stesso, ma vuole raccontare se stesso, con anche le cose sbagliate che fa, secondo me da parte vostra potrebbe esserci, non dico un minimo di gratitudine, perché se lo dicessi così sarebbe come dire brutti stronzi, non mi state cagando, gne 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 gne. Io faccio tutte queste cose per voi e voi invece no, gne 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 gne. È vero, ma sti cazzi. In realtà, nel senso, più che gratitudine dovreste pensare che un sacco di gente che produce contenuti che sono fatti sono fatti apposta per vendermi l'immagine di un mondo più facile, un mondo migliore, non è che vi stanno facendo un favore, non è che vi stanno dando qualcosa di buono, lo stanno facendo per se stessi. Cioè, alla fine è sempre questa cosa qui, soprattutto tra noi maschietti, ma c'è l'equivalente per le femminucce. Fare a gara chi ce l'ha più lungo. Che sinceramente ha rotto il cazzo sta cosa qua, no? Cioè, è come quando vi dicono al Signore degli Anelli, i 9 anelli per il Signore degli Uomini, che più di ogni altra cosa abramano il potere. Perché il potere e non altre cose? Cioè il potere non è godersi la vita, ma avere la possibilità di godersi la vita. Cioè è un'energia potenziale il potere, non è sfruttare il potere. Cioè io dicevo voglio essere ricco perché, ma perché così magari mi compro, vado in vacanza più spesso, vado a farmi dei viaggi, mi compro delle cose che mi piacciono, vado in un ristorante a mangiare delle cose buonissime. Perché vuoi essere ricco? Perché voglio fare tutte queste cose qui, figa. Per comprare una buona istruzione per mio figlio, per dire, cioè nel senso, dargli delle possibilità che non ho avuto io. Perché vuoi essere ricco per essere ricco? Cioè non dico che uno i soldi se li deve spegnere tutti e non deve portarseli nella tomba, ma perché, però nel senso pensare che i soldi siano un'unità di misura e non uno strumento per fare delle cose, per avere delle cose, per gioire delle cose. No? E questo è il potere, la cosa qui è il potere. E il potere è la stessa cosa. Il denaro è potere, proprio per questo, perché ti dà la potenzialità, la possibilità di fare qualcosa. Che una volta che spendi il denaro non è più. Però te la sei goduta la cosa, no? Dove sta andando tutta sta gente? Perché vanno tutti a sinistra? Boh, vabbè. Il potere. Vi rendete conto che è tutta una questione di potere? Questa cosa qua di che bella la vita, che bella la cosa. Invece qualcuno vi dice, oh figa, ho fatto una cazzata. Io sono 8 mesi che vi dico questo, che ho fatto una cazzata con quest'app. Ho fatto una cazzata anche per egoismo, per avarizia, come dice, per voler arraffare più cose e per guadagnare di più e per avere più potere. Però ve lo racconto sta roba qui, no? È singolare questa cosa, che vi racconto il fatto che ho fatto questa cosa, che secondo me è comunque figa, che io uso continuamente per trovare le cose che non trovo, non so dove stanno. Però, polizia, non guardate che mi sto facendo un video selfie, parlando al video, dicendo che sono uno sfigato. Polizia municipale, la polizia municipale che gli frega loro mettono le multe, mica vanno in giro a sparare alla gente, anche se questo qui c'ha il manganello e la pistola d'ordinanza. Questo è proprio, c'è tipo Vito Catozzo. Cioè apprezzate il fatto che vi racconti questo fallimento, ma non tanto per dire oh bravo Alex che ci racconti che sei uno sfigato, nel senso apprezzate che c'è questa pluralità, che c'è qualcuno che vi dice che oh non è che vincono tutti e tu sei l'unico stronzo che non ce la fa, siamo tutti stronzi e perdiamo tutti, solo che c'è gente che
ha imparato che un modo efficace non efficace, efficiente, un modo buono per ovviare alla schifezza della vita è sorridere e far vedere che si sorride, perché è più importante far credere di avere vinto che vincere, probabilmente. Non lo so, forse sto esagerando, forse sto giudicando male molti miei colleghi influencer adesso, vuoi decidere dove vuoi mandarmi? Google Maps, dai, figa. Dici fare 90 metri, gira a destra, però l'indicazione è di andare dritto. Cioè, ma dove cazzo vuoi mandarmi? Figa, ogni volta io mi fido di te, perché non c'è la benzina, altrimenti col cazzo che ero qui. Vabbè. A valle di tutta sta roba qua, se ascoltate in audio c'è ChatGPT, vediamo cosa tira fuori da tutta sta roba. Grazie di avermi ascoltato, ma soprattutto grazie Alex di aver parlato, in modo tale che sai perfettamente che sei uno stronzo e la prossima volta tutte queste stronzate falle un po' di meno. Ciao.